I prezzi del carburante hanno assunto cifre mai viste nella storia. Tutto questo impone l'utilizzo di strategie che consentano di spostarsi ugualmente, consumando però meno benzina, quindi con più risparmio e anche meno inquinamento sostanzialmente. Ho quindi preparato una strategia di guida che consente di risparmiare la metà di carburante, cioè di percorrere con un litro di benzina il doppio, quasi il doppio della distanza che normalmente si percorrerebbe con un tipo di guida standard. Questa è una Ford Fusion 1400 benzina 16 valvole del 2006, quindi è un motore abbastanza datato. Sono riuscito nel corso della sperimentazione di questo metodo che battezzo inerziale o a inerzia, sono riuscito a percorrere 200 km con un quarto di serbatoio, cioè con 11 litri e qualcosa. Il metodo consiste nell'usare il più possibile la folle, quindi utilizzare lo slancio guadagnato con le marce, soprattutto quelle alte, mettere in folle e utilizzare una legge della fisica che si chiama moto continuo uniforme, cioè che dice sostanzialmente che una volta che un corpo è lanciato a una certa velocità tende a mantenerla per un lasso di tempo. Tutto questo lasso di tempo in cui noi manterremo la velocità sarà benzina risparmiata, perché non andremo a far salire il contagiri rimarrà basso perché l'auto si sposterà da sé in folle. Ma mettiamo in pratica questo nuovo metodo che consente di risparmiare soldi e benzina. La strategia inerziale inizia già con le manovre di uscita da un parcheggio di parcheggio, quindi se devo uscire metto in quarta, sposto l'auto, il giusto necessario metto in folle utilizzando l'energia già messa in atto. Parto in prima e mi raccomando non devo superare mai i 1200-1300 giri, quindi metto subito in seconda. Appena vedo che c'è un ostacolo e quindi mi devo fermare perché c'è uno stop, rallento molto prima, metto in folle, continuo a usare sempre l'inerzia, la macchina si sta spostando da sé e riparto in seconda. Vedo che ho di fronte a me una curva, rallento prima della curva perché tanto mi dovrò fermare, metto in folle, prendo la curva, siamo a circa 20 all'ora, qui la velocità massima consentita è 30, parto, tocco i 30 km/h, scorro velocemente dalla seconda alla quarta, metto in folle perché tanto so che c'è un semaforo e che è un semaforo che è praticamente quasi sempre rosso, e quindi sono in folle, uso la velocità data dall'inerzia fino a arrivare al semaforo che ora diventa verde. Sono in folle, metto in seconda perché sono a 20 all'ora e proseguo. Terza, quarta, mi mantengo sempre a un basso numero di giri, abbiamo una salita, mi mantengo dietro alle altre macchine che sono davanti a me così sfrutto la loro posizione. Qui il limite è di 50, tocco 50, metto in folle anche se sono in salita e mantengo una certa velocità. Siamo a una rotatoria, metto in quarta, cerco di riguadagnare i 50 km/h, mi regolo perché a un certo punto ci sarà una svolta a 90 gradi a destra con limite di 40, rallenterò prima e
scenderò la discesa per inerzia per più tempo possibile. Questo significherà risparmio di carburante. Sono a 50 all'ora, sta per arrivare la curva, metto in folle, quindi l'auto si muove da sé. Ho tolto proprio il piede dall'acceleratore, sono a 40, limite di 40, sto scendendo, non sto toccando il gas, sono in folle, si sente anche dal rumore di fondo dell'auto. Sto tranquillamente scendendo in folle, quindi è come se fossi fermo con l'auto accesa. Il consumo è veramente esiguo, perché il grosso del consumo in un'auto lo danno le marce brevi spinte al massimo. Sono ancora in folle, ho percorso alcune decine di metri. Un'altra rotatoria, c'è un autobus, cerco di frenare delicatamente, quindi non in maniera brusca, per mantenere la velocità. Svolto a destra, sempre limite di 40. A questo punto sono a 30, metto in terza, cerco di mantenere il limite di 40 per rispetto delle regole. Quarta, sono a 40 all'ora, c'è una rotatoria, rimetto in folle perché ci saranno dei rallentamenti, quindi non mi serve arrivare slanciato al massimo della velocità a una rotatoria, se no perdo tutta l'inerzia se mi devo fermare. Vado a guadagnare un po' di velocità, metto direttamente in quarta, sono a 35 km/h, quindi se sono tra i 30 e i 35 posso mettere in terza o in quarta, se sono anche a 40-50 all'ora posso mettere tranquillamente in quinta per riguadagnare velocità. Qui limite di 40, lo raggiungo, metto in folle, c'è un semaforo, è verde, guadagno velocità mettendo direttamente in quinta perché ero a 40 km/h. Sempre limite di 40 raggiunto, metto in folle e quindi sto viaggiando gratis in questo momento, cioè è l'inerzia che porta l'auto e la fa decrescere in velocità gradualmente. Limite 40, proseguo. A un certo punto c'è un altro semaforo qui a breve, semaforo pedonale prevalentemente, mantengo 40 all'ora e cerco di non perdere mai lo slancio. Quinta, vado verso i 50, tolgo tutto e metto in folle, c'è una rotatoria, potrei rallentare, ebbene sempre rallentare delicatamente per non perdere tutto lo slancio. Sono a 30 all'ora, metto in quarta, raggiungo i 50 e rimetto in folle per risparmiare velocità, per risparmiare carburante e percorrere, ho stimato, 18 km con un litro anziché 11. Tra 18 km e 11 km con un litro c'è una certa differenza. 18 non è il doppio, ma è quasi vicino al doppio di 11. Sono sempre in zona 40 all'ora di limite di velocità, c'è un'altra rotatoria, metto in folle, conservo la velocità di 40 all'ora per un bel po'. Si mette una macchina ma rallento delicatamente per non perdere tutto lo sprint, l'inerzia, la velocità regalata dalle marce. Svolto a destra, troverò un semaforo che è spesso rosso, infatti si vede laggiù in fondo, 30 all'ora di limite di velocità. Spengo direttamente l'auto, conservo la spinta,
l'auto è spenta, il semaforo è ancora rosso, vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Diventa verde ora, accendo, prima brevissima, seconda brevissima, terza, folle, la salita la percorrerò grazie all'inerzia, anche perché dovrò svoltare subito a sinistra con una curva a gomito che affronterò senza marce in folle, inerzia appunto. Sono a 20 all'ora, qui c'è il limite di 30, salgo mettendo direttamente in terza, sono in folle nuovamente perché c'è un'altra curva a gomito qui che non si può percorrere a velocità elevatissima, c'è anche uno stop. Sono a 20, metto in terza, recupero un po' di velocità, sono sempre in zona 30 all'ora di limite di velocità, anche se siamo in campagna e zona abitata, mantengo il limite e metto in folle. Spero che questa dimostrazione sia stata esauriente. Sostanzialmente si tratta di viaggiare il più spesso possibile in folle, quindi risparmiando giri del contagiri, risparmiando carburante, risparmiando energia dell'auto, per ottenere un risparmio sensibile di soldi, perché si utilizzerà meno benzina per percorrere le stesse distanze, grazie appunto all'inerzia, all'auto che si muoverà da sé grazie alla spinta acquisita utilizzando le marce. Quindi non una guida sprint, così da spingere al massimo ogni marcia come fanno certi ragazzi, una guida pacata che però rimane nei limiti di velocità, quindi non disturba, è completamente legale, una guida pacata che consentirà di utilizzare al massimo il comando di folle per utilizzare una legge antichissima della fisica che si chiama inerzia, cioè moto continuo che produce l'inerzia, cioè moto continuo uniforme. Cercare di sfruttare al massimo la velocità acquisita e utilizzarla mettendo in folle finché vi è velocità. Frenare sempre con delicatezza per non perdere l'inerzia, per non prendere lo sprint guadagnato, stare attenti alla presenza di rotatorie e semafori che comporterebbero rallentamenti e quindi cercare di anticipare il rallentamento spingendo meno o frenando delicatamente. Spero che questo contributo possa essere utile alle tasche di tutti e con questo vi saluto. Buona guida risparmiando e buon metodo inerziale di guida a tutti. Arrivederci.